She moves like a map with no borders, a whisper caught. Ed ecco in anteprima uno dei nostri ultimissimi progetti, che è un 150 litri a bassissima tecnologia, senza filtro, ha solo una piccola pompa per movimentare l'acqua. Abbiamo anche installato un piccolo impianto fai da te di CO2, ma quello vedremo in un altro video. Quindi ragazzi, nuovo progetto, dobbiamo ancora scegliere quali pesci mettere e se avete dei consigli fatecelo sapere. Naturalmente acqua fredda, quindi pesci che possono adattarsi dai 15 gradi in su. Questo acquario sui 16 gradi 17, abbiamo usato l'altro giorno. Quindi ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Ora vi mostriamo come l'abbiamo costruito. Ed ecco, questo è l'acquario, un acquario angolare esagonale con lato lunghezza 60 cm ed ora iniziamo. Naturalmente come fondo abbiamo deciso di utilizzare un terriccio per laghetti che noi utilizziamo spesso per i nostri nuovi progetti, l'abbiamo steso dappertutto, togliendo naturalmente i grumini che si sono formati. Abbiamo anche aggiunto dell'argilla espansa per aumentare la reazione, abbiamo anche aggiunto del ghiaino, abbiamo mischiato il tutto. Naturalmente la parte più alta, la zona posteriore, abbiamo anche messo dell'acqua per far sì che tutto si depositasse meglio. Abbiamo aggiunto il ghiaino, un misto ghiaino che va da 0,2 a 1 millimetro, naturalmente di fiume, preso da un centro edile, naturalmente risciacquato come si deve. Il tutto è studiato per non creare zone anossiche al nostro acquario. Come potete vedere abbiamo finito con la posa del substrato. Il substrato è la parte più importante in un acquario che è senza filtro, quindi il grosso sarà fatto dal substrato, naturalmente anche dalle piante. Ci saranno tantissime piante a crescita rapida, a crescita lenta, con radici grosse, perché dà la possibilità di ossigenare con le sue radici tutta la parte del substrato. Quindi adesso non è ancora finito, perché innanzitutto qua vogliamo mettere un po' di sabbia in questa zona qua più o meno, questa zona di cerchio, perché qui metteremo la sabbia e questo spazio sarà lasciato per poter far sì che i pesci girano in una zona libera. E qua dentro tutta sta parte sarà ricolma di piante. Vogliamo cercare di creare una specie di giungla, infatti qua dobbiamo appoggiare altro ghiaino perché abbiamo appena 3 centimetri, dovrebbe bastare, ma un altro centimetro in più male non fa. Recupereremo la sabbia dal nostro acquario che stiamo smontando, recupereremo anche un po' di ghiaino da questo acquarietto che abbiamo un po' smontato per aiutare la nostra amica Tina a sistemare il suo acquarietto. Quindi adesso vediamo un attimo come finire di sistemare il tutto. Adesso, ops, ho perso la ciabatta. Ci occuperemo alla costruzione del layout. Molto semplice, sfrutteremo questi due spiderwood che c'erano nell'acquario dei persici, idem quei sassi e quest'altri. Naturalmente i persici ora sono un po' spaventati perché li ho spostati i legni, naturalmente poi gli darò una sistematina. Ed ora provvederemo alla costruzione del nostro layout. Naturalmente un time lapse, così cercheremo di abbreviare il tempo nel più breve modo possibile. Innanzitutto, come potete vedere, abbiamo posizionato ai due lati i legni. Naturalmente abbiamo cercato poi di bloccarli con i sassi in modo tale da evitare i futuri galleggiamenti perché sono stati fuori dall'acqua per qualche giorno. Bene, adesso abbiamo aggiunto i sassi perché è da un po' che l'acquario è un attimo fermo, sono passate giusto 2 o 3 settimane, abbiamo avuto un po' di contrattempi, adesso abbiamo aggiunto delle zavorre perché sicuramente il legno dovrebbero galleggiare, in più dobbiamo anche mettere di qua, ma metteremo penso del latta per poter ancorare meglio il tutto per evitare che poi galleggino completamente.
E abbiamo smontato i 60 litri in cui c'erano le bettine, abbiamo recuperato le piante che lo sfrutteremo per il nostro progetto. Abbiamo montato, ci sono tante criptocorinne, anche messe molto bene, quindi per la parte frontale siamo messi a posto. Adesso poi monteremo anche i 60 litri in cui recupereremo una sabbia che utilizzeremo nella parte frontale, che è quella grigia, quindi per dargli un tocco naturale. E naturalmente la sabbia che c'è qua dentro non la buttiamo, la sfruttiamo per la parte posteriore di questo acquario stesso, in modo tale da creare sempre un fondo sabbioso, che è più semplice innanzitutto, anche per la pulizia del stesso dell'acquario. L'intenzione nostra è di non utilizzare filtri per ora, anche se troveremo l'occasione, sfrutteremo l'occasione per sfruttare il filtro a zainetto che c'è già all'interno di questo acquario. Attenzione, cosa molto importante, questo video è sponsorizzato dalla Higger, infatti in questo progetto utilizzeremo solo prodotti Higger. Questa luce è momentanea, infatti la luce che noi utilizzeremo, il LED, è questo qua, che dopo vi mostreremo, della Higger. Questo progetto è, diciamo, realizzato grazie al loro appoggio e supporto. E teniamo sempre a ringraziare perché sta appoggiando la nostra pagina con delle attrezzature adatte per il nostro standard, attrezzature tutto sommato hanno una qualità prezzo davvero eccezionale per progetti a bassa tecnologia. Attenzione, infatti i LED che noi metteremo non vanno bene per tutte le piante, però per quelle che utilizzeremo noi vanno benissimo. Non vediamo l'ora di testare questo nuovo LED, ma che sicuramente andrà benissimo, anche perché ne abbiamo più di uno. Abbiamo anche la quella da 19 litri, abbiamo anche la pompa d'aria, abbiamo una marea di cose e naturalmente non finiremo mai di ringraziarli. Abbiamo pulito le piante, abbiamo parecchie criptocorini, sia Wenditi Brown che Green, abbiamo del Ceratophyllum, abbiamo recuperato un bel po' di ciuffi di Egeria densa, della igrofila, se non ricordo male, e poi c'è un'altra piantina che non mi ricordo come si chiama questa qua, devo essere sincero. Poi naturalmente verranno aggiunte tutte le altre piante degli altri acquari. Ok, abbiamo anche usufruito l'acqua del 60 litri delle bettine. Perché? Naturalmente è un'acqua già avviata, maturata, ci saranno degli inquinanti perché l'avevamo fermato da circa 2 settimane, quindi senza filtro, senza nulla. In questi casi è una cosa molto buona perché innanzitutto metteremo mezza acqua già con dei batteri, con dei nutrienti, con degli inquinanti, quindi le piante nuove, soprattutto quelle che metteremo che saranno a crescita rapida, come avete visto ci sarà del Ceratophyllum, dell'Egeria, poi ci saranno anche della Ludwigia, gli altri non me ne ricordo, della Sessiliflora. Cioè metteremo un bel po' di piante a crescita rapida, quindi saranno per loro un boost eccezionale. Poi ci saranno le piante con radici come la Crypto, vediamo di aggiungere magari anche dell'Echinodorus, magari metteremo anche qualche piccolo praticello dalla parte anteriore, quindi di conseguenza metteremo una serie di piante e tutto ciò aiuterà anche quest'acqua già sporca, tra virgolette, ad avviare l'acquario in modo a bomba. Ho anche recuperato un po' di sabbia, dato una sciacquatina che la aggiungeremo alla parte posteriore, così almeno aumentiamo un po' il livello di sottofondo, almeno abbiamo più spazio per piantumarle. Con l'acqua naturalmente la piantumazione sarà molto più semplice, così le piante riusciremo subito a mettere dentro senza avere chissà quali problemi. Questa zona qua sicuramente riempiremo con tutte le criptocorin che abbiamo, qua tutte le galleggiate, tutte le piante a crescita rapida, magari poi qualcos'altro, adesso vedremo. E qui vediamo di mettere poi del Microsorum, delle Anubias, magari qua un piccolo praticello, cercheremo di riempirlo di piante. Passata la corretta, l'acqua si è un po' schiarita, abbiamo aggiunto il filtro, un'altra pompa di movimento e potremmo fare un cambio d'acqua giusto per velocizzare i tempi, ma siccome noi non abbiamo fretta, l'unica cosa che faremo adesso è piantumeremo, non si vedrà un granché, giustamente, però almeno cominciamo a mettere le piante, anche perché dovremmo smontare di conseguenza parte di questo acquario per poter recuperarne altre piante, fare una bella potatura e sfruttarle, perché gli imbellis andranno in questa vasca che è già pronta, dove c'è un Iparos. Faremo solo, aggiungeremo un po' d'acqua
aggiungeremo anche tutte le piante messe che ci sono da quei 60 litri perché sposteremo anche altri pesci, quindi è una bella giornata oggi. Ecco le nostre piantine, adesso cominciamo con la piantumazione. Pensavamo, come dicevamo prima, di mettere qui le cryptocorinne qua davanti e adesso cominceremo pian piano a mettere tutti i vari ciuffi dietro, non troppo sparsi, cercheremo di mantenerli per tipologia più vicino possibile in modo tale da creare una certa linearità all'acquario, anche se potremmo metterli a caso, però potrebbe essere il rischio dell'allopatia, quindi che le piante a crescita rapida possono andare in competizione tra di loro quando sono troppo vicine. Soprattutto con le cryptocorinne, e naturalmente qua si vede a malapena, abbiamo riempito questa zona, qua c'è il riflesso della lampada, ma anche tutta questa, quindi ce ne sono un po'. Vediamo se da qua si riesce a vedere qualcosa. No, non si vede la mazza. A metà dell'opera abbiamo messo gran parte delle piante. Naturalmente appena l'acqua sarà più limpida vi faremo vedere come stanno uscendo. Devo dirvi che pensavo che rimanesse più vuoto, anche perché abbiamo ancora tutte queste cripto, guardate. Adesso provvederemo a recuperare tutte le piante dall'acquario degli imbellis e a recuperare i pesciolini che li spostiamo nell'acquarietto di là. Ecco, finalmente abbiamo recuperato tutte le piante a crescita rapida, naturalmente anche tutte le anubias e muschi. Adesso vi mostreremo il risultato. Ed ecco ragazzi quello che abbiamo ottenuto. Naturalmente è passato qualche giorno, abbiamo aspettato che l'acqua si schiarisse, abbiamo piantumato il tutto quello che avevamo. Naturalmente adesso è tutto spoglio e quant'altro. Naturalmente ci vorranno qualche giorno, su una settimana, per vedere una bella crescita esponenziale delle nostre piante. Quindi adesso vi mostreremo i vari risultati. Abbiamo aggiunto anche un filtro a zainetto per darci una mano con la pulizia iniziale dell'acquario stesso, anche per l'ossigenazione, cosa che poi verrà eliminata perché metteremo su una pompa di movimento. Naturalmente abbiamo anche aggiunto 2 bulbi, che adesso mi sfugge il nome, dopo lo cercheremo, per dare un senso un po' più di profondità alla vasca. Naturalmente il loro colpo d'occhio è davvero davvero notevole e vedrete nelle prossime settimane che cosa diventeranno. Infatti i risultati che avremo saranno molto molto soddisfacenti. Questo è il risultato dopo una settimana. Tutte le piante hanno cominciato a mettere cime nuove, quindi di conseguenza vuol dire che il tutto sta procedendo come si deve. È davvero 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 notevole. Ma più avanti, come abbiamo anticipato, metteremo un impianto di CO2 in modo tale da dargli un boost maggiore alle piante. Ed ora non ci aspetta altro che avere la pazienza e far sì che la natura faccia il suo corso. Adesso provvederemo con l'inserimento dei primissimi animali, oltre alle lumache. Stiamo pensando di mettere delle caridine, in modo tale che ci aiuterà con la gestione delle alghe. Come specie di pesci ancora non sappiamo bene cosa mettere, abbiamo 2 idee in testa, sempre pesci d'acqua fredda, 2 pesci molto particolari, tutte e 2 che sono pesci per laghetti. In questo acquario ci stanno da Dio perché è soprattutto una specie che è adatta per acquari con una corrente leggermente moderata. Infatti abbiamo una pompa di movimento che viaggia su 500 litri l'ora, quindi l'abbiamo messo così anche perché abbiamo aggiunto la CO2, quindi che sta dando da Dio. Abbiamo avuto dei problemi, attenzione, perché l'abbiamo fatto quello in casa, quindi l'acqua a caldo, si è creato un microforo, ci sono state delle perdite, poi l'abbiamo sistemato e tutto quanto, quindi per ora il tutto sta funzionando come si deve. Vi aggiorneremo man mano, coperchio ancora devo sistemarlo, con l'evoluzione di questo acquario. Vi faremo vedere un altro video come abbiamo creato il sistema homemade della CO2, ci sono una marea di video, abbiamo visto una marea di video in giro prima di farlo, quindi vi racconteremo poi come l'abbiamo creato noi, naturalmente. Quindi ragazzi, per questo video per ora è tutto, naturalmente ci saranno vari video di aggiornamento, quindi se il video vi è piaciuto cliccate mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi, a voi non costa nulla, è gratuito, ma a noi ci aiuta davvero davvero tanto a portare nuovi contenuti su questa pagina per farla crescere. Innanzitutto vi vogliamo comunicare che abbiamo superato i 1000 iscritti, quindi grazie mille di tutto per l'appoggio che ci date giornalmente con i vostri commenti, con i vostri mi piace, con le vostre condivisioni. Tutto questo ci dà la forza e la volontà di portare sempre nuovi contenuti. Ragazzi, grazie mille, al prossimo video. Ciao!